Ciao e ben ritrovati. Nel video di oggi andiamo a conoscere e a scoprire tutte le caratteristiche del software dedicato alla Matribox 2 Pro, software che ci permette di gestirla e programmarla attraverso il PC o il Mac. La Matribox 2 Pro è la nuovissima pedaliera della Sony K, che è l'evoluzione della Matribox 2, e vi garantisco che è veramente una pedaliera interessante. In descrizione trovate il link alla recensione completa che ho fatto su questa pedaliera e trovate sul mio canale anche altri contenuti dedicati alla Matribox 2 Pro. Spero possano essere utili a chi vuole utilizzare questa pedaliera. Come utilizzare il software? Scarichiamo gratuitamente dal sito della Sony Cake il file dedicato al nostro sistema operativo, quindi per PC o per Mac, e mi raccomando non dimenticate di scaricare anche i driver aggiornati. Una volta installato il software e i driver sul nostro computer, colleghiamo la pedaliera attraverso la USB-C e apriamo il programma. Eccoci qui con lo schermo del software della Matribox 2 Pro. Sulla parte sinistra abbiamo la lista dei preset già impostati dalla fabbrica e che vi garantisco suonano molto bene. C'è anche un video che ho realizzato sul mio canale, vi lascio il link dove potete ascoltare alcuni preset di fabbrica. Tutta una prima parte fino al preset 23, 22 sono dedicati alla chitarra elettrica. Poi abbiamo una sezione dedicata alle chitarre acustiche, quindi con simulazioni di chitarra, di IR, e una sezione dedicata al basso. Abbiamo anche altri slot liberi dal 31 in poi fino al 60, quindi abbiamo 60 preset che possiamo memorizzare per tutte le nostre esigenze musicali. Qui, sempre vicino ai preset, abbiamo gli IR, dove possiamo caricare fino a 20 IR. Come si fa? Tasto destro del mouse e possiamo importare o rinominare lo slot dell'IR che ci interessa. Ritorniamo alla lista preset. La lista è possibile anche organizzarla per generi. Se andiamo col tasto destro su un preset, possiamo importare o esportare questo preset, quindi salvarlo da qualche altra parte se vogliamo fare delle modifiche. Possiamo rinominarlo, possiamo copiarlo per poi incollarlo in un altro slot, o possiamo anche cancellarlo. In questo modo possiamo selezionarne più di uno. Nella zona centrale invece abbiamo sopra tutta una serie di informazioni importantissime. Per prima cosa abbiamo la catena del nostro suono, quindi quelli che sono i moduli aperti o scelti per realizzare il nostro suono. Ad esempio, possiamo tranquillamente invertire l'ordine, possiamo aggiungerne altri fino a 10 slot possibili. Possiamo aggiungere anche 2 sezioni di drive, ma perché no? Proviamo anche 2 ampli. Chiaramente se superiamo la potenza del processore ci verrà detto che non possiamo aggiungere altro, come in questo caso. Ecco, sistema sovraccaricato, quindi dobbiamo eliminarne alcuni e poi riattivarli tutti, oppure scegliamo nuovamente, ripartiamo dal preset. Attenzione, quando passiamo ad un altro preset e abbiamo fatto delle modifiche, ci esce questa richiesta. Se facciamo continua, le modifiche verranno salvate, invece facendo cancel lasciamo tutto invariato. La prima sezione è la catena del suono. Qui abbiamo tutti i moduli che possiamo scegliere e inserire all'interno, spostare. Per ogni modulo, ad esempio, andiamo su Drive e qui nella lista giù a sinistra abbiamo tutti gli overdrive o distorsori disponibili. E la cosa che ho apprezzato tantissimo è che per ogni effetto c'è anche una descrizione che ci dà un riferimento sul tipo di effetto.
Alcuni sono esplicitamente dei riferimenti, tipo questo, e lo screamer corrisponde all'Ibanez Tube Screamer 808, ma ce ne sono anche altri che sicuramente per motivi di copyright non hanno potuto indicare. Ad esempio qui c'è il full tone, c'era il dark mouse che corrisponde al Proco della RAT, e poi possiamo chiaramente fare le nostre regolazioni in base al tipo di overdrive o distorsore. Andiamo nella sezione amplificatore, abbiamo qui una collezione di amplificatori veramente bella e molto variegata. Partiamo dai Fender, ecco, ci sono anche qui le descrizioni e ripeto, sono molto utili queste descrizioni perché ci permettono di avere il riferimento dell'amplificatore che desideriamo senza andare sul manuale, e ci danno anche qualche altra indicazione. Marshall, poi ne abbiamo altri particolari, Mesa Boogie, e abbiamo anche quelli per basso, Vox AC100 per basso, e due dedicati al preamplificatore della chitarra acustica, con relative descrizioni. Andiamo nella sezione dinamica, quindi abbiamo i compressori, i vari compressori, abbiamo anche il gate, e anche qui descrizione e vari modelli. Poi abbiamo il cab, sul cab, quindi la collezione di cabinet, possiamo scegliere appunto delle casse di varia configurazione, una per 12, un Tuning Reverb 2x12, un Jazz Chorus 2x12, con possibilità di tagliare i bassi e gli alti, alzare il volume. In fondo alla lista troviamo dei cabinet che vanno a simulare alcuni suoni particolari, come in questo caso una chitarra acustica Dreadnought, ne abbiamo due, o una simulazione di una OM, una Jumbo, altri modelli, anche una chitarra classica, un mandolino e due dedicati al basso, basso fretless e contrabbasso. Questi chiaramente sono dei preset da dedicare allo strumento acustico, quindi la migliore resa è utilizzare una chitarra acustica o una chitarra classica elettrificata che va nella Matribox 2 Pro, e poi selezionare questi cabinet per poter avere questo realismo nel suono. Possiamo inserire anche degli R all'interno della nostra catena, e quindi quelli che noi abbiamo memorizzato qui ce li ritroveremo anche in questa lista. Abbiamo l'equalizzatore, abbiamo il delay, vari delay sempre con indicazioni utili per ogni effetto. Abbiamo i riverberi, una serie di riverberi, lo shimmer, con tutte le regolazioni. Abbiamo il pedale volume, che possiamo posizionare dove vogliamo. Inoltre abbiamo altri effetti come il wah, e abbiamo una serie di wah dedicati. Abbiamo il modulo frequency che prevede alcuni effetti tipo il filter, l'octaver, il dual melody molto bello, le modulazioni con chorus, flanger, tremolo, detune. Poi abbiamo anche la possibilità di inserire, ecco, adesso mi ha detto che non posso caricare tutti questi moduli, quindi ne escludo alcuni, ma in ogni caso 10 slot sono più che sufficienti per avere un bellissimo suono o una serie di programmazioni. Possiamo aggiungere anche il send and return, che ci permette di utilizzare eventuali pedali esterni collegati alla Matribox, che poi vanno a essere inseriti all'interno della catena, quindi li possiamo direttamente gestire dal software o dalla Matribox o dal menu della Matribox 2 Pro. Abbiamo anche l'effetto loop che permette di mandare e ricevere. Qui abbiamo il volume del preset generale, qui possiamo impostare la velocità in bpm, chiaramente salvare il preset come lo vogliamo, dove vogliamo. Poi abbiamo la possibilità di far partire la sezione batteria da questo, possiamo scegliere il ritmo che vogliamo, il volume della sezione batteria e il bpm della sezione batteria. Possiamo anche sincronizzarla appunto al bpm dell'effetto, così da avere dei delay ad esempio sincronizzati. Poi abbiamo due modalità di utilizzo della Matribox 2, lo stomp mode e il preset mode.
Da qui possiamo accedere a tutte le impostazioni globali, quindi qui abbiamo l'equalizzatore che si trova a fine catena, che possiamo attivare, disattivare, impostare, la possibilità di aggiornare il firmware. Mi raccomando, seguite bene le istruzioni. Qui abbiamo tutte le informazioni, vediamo che versione di firmware ha il software e la Matribox. E da Global Setting possiamo andare a selezionare il tipo di ingresso, quindi regolare il volume di ingresso, attivare il cab o disattivarlo, il livello di registrazione, quindi scegliere tutte le impostazioni legate alla registrazione audio, altre funzioni. Qui le impostazioni per selezionare il secondo pedale di espressione o un foot switch a due o a singolo pulsante. E qui le impostazioni del MIDI. Invece in alto a sinistra abbiamo il preset setting, che è utilissimo per programmare i vari pulsanti della Matribox. Questi sono i controlli, sono i 4 pulsanti della Matribox A, B e C e D che possono essere abbinati a dei moduli, quindi possiamo attivare o disattivare il modulo che ci interessa, selezionato attraverso appunto la pressione dei pulsanti A, B e C e D. Possiamo attribuire altri parametri o effetti al pedale di espressione 1, che ha una doppia funzione, quindi A e B, o al pedale di espressione 2, quindi ad esempio al pedale di espressione 2 applichiamo un wah e decidiamo di far agire il pedale di espressione 2 sul parametro range, ad esempio. Poi abbiamo invece i 3 pulsanti rotativi che troviamo sotto lo schermo touchscreen della Matribox 2 Pro, che possono essere programmati come vogliamo. Anche qui scegliamo l'effetto e scegliamo il parametro da regolare, in modo tale da avere un accesso diretto sullo schermo. E infine il foot switch, la sezione foot switch, che ci permette di dare più impostazioni ai pedali A, B, C e D, o la pressione contemporanea ci permette di accedere all'accordatore o al looper. Io trovo che questo software sia veramente intuitivo, molto semplice da utilizzare e sicuramente ci permette di dedicarci ai nostri suoni, a programmare i nostri suoni. Se non siete iscritti, vi invito ad iscrivervi al mio canale, soprattutto per supportare tutti i miei contenuti. Mi raccomando, attivate le notifiche perché sono in arrivo altri contenuti molto ma molto interessanti.